Saluto. Assalamu alaikum fratelli e sorelle, rieccoci qua. Oggi è una giornata molto particolare, punto uno perché mi trovo nella mia città dove sono nata, a Palermo, e anche perché mi trovo con un fratello che ho conosciuto per caso camminando per le strade di Palermo. Lui si chiama? Come ti chiami tu? Allora, il nome musulmano è Omar. Oh, mashallah, Omar, ti chiamiamo Omar, va benissimo Omar. Grazie. Sì, lui l'ho conosciuto per caso, stavo camminando così per le strade di Palermo, ero davanti a una moschea e fatalità, quando lui è uscito dalla moschea perché stava pregando, mashallah, mi ha riconosciuto subito, quindi ho detto perché no a intervistarti, a sapere la tua storia, così diamo un po' di coraggio alle persone che si vogliono convertire, che magari sono indecise, che hanno bisogno di un consiglio in più. Allora, partiamo diciamo dal principio, dove sei cresciuto? Allora, io sono cresciuto nel Lazio, praticamente, e poi per un periodo ho vissuto in Germania. Tipo 9 anni sono stato là. Ok. Poi siamo ritornati in Italia, sempre nel Lazio, diciamo, e poi sono stato, diciamo, fino a un anno e mezzo fa sono stato là. E poi ci siamo trasferiti qua in Sicilia. Ok. Diciamo, cosa è successo? Come mai hai incrociato l'Islam? Cosa è successo Allora, io nel prima tuo di percorso? fare, diciamo, di avere questa attività, praticamente io ho fatto per 20 anni il cuoco, diciamo, stavo nella ristorazione, quindi ho avuto a che fare, ho conosciuto persone musulmane e quindi tramite loro piano piano mi sono cominciato, diciamo, a interessare alla loro religione, intanto facevo delle domande, però era una cosa, diciamo, sporadica, non era proprio, non avevo questo grosso interesse ancora, però ogni tanto avevo questa curiosità di chiedere, diciamo, a loro. E poi questo per 6 anni fa, diciamo, ho iniziato questo, diciamo, questo interessamento, diciamo, verso la religione islamica. Poi, ecco, 3 anni fa, praticamente 3-4 anni fa, ho cominciato a documentarmi un po' di più, quindi leggendo su internet, chiedendo ad altre persone, sempre musulmane, insomma, queste cose. E piano piano, oppure conoscendo altre persone, sempre, ho conosciuto sempre tramite Facebook, comunque, sulle piattaforme social, diciamo. E là ho cominciato ad interessarmi ancora di più. Ho preso un Corano, ho cominciato a leggere e piano piano, diciamo, mi ha preso un po' di più. Poi leggevo anche di questi miracoli scientifici, diciamo, Ho del fatto un Corano. video su questo. Sì, ho visto. Praticamente là, piano piano ho cominciato, diciamo, a rendermi conto, diciamo, che c'era qualcosa, diciamo, che può essere vero. E da lì, piano piano, 3 anni fa, diciamo, poi ho deciso di rilasciarla e adesso continuo questo percorso giorno per giorno, cioè crescendo sempre di più, diciamo, verso la religione. Mashallah, no, veramente io sono emozionata perché lui non ha visto nessuno, perché qui l'unico problema che io ho notato qui in Italia è che la gente si lascia un po' trasportare da quello che possono pensare agli altri, e come faccio a Natale, come faccio a dire a mia nonna, e come faccio a dire a mia madre. Cos'è stato questo per te? Questo, ma ancora, diciamo, a un certo punto influenza questa cosa, perché comunque noi venendo da un'altra cultura, in Occidente, diciamo, noi poi siamo cresciuti con queste cose qua, risulta un po' difficile, diciamo, questo è vero, però poi le persone, ho notato che molte tendono a stare nascoste, diciamo, anche perché ci sono molti pregiudizi. Cosa consiglia alle persone che magari sono ancora indecise, che vogliono convertirsi ma ancora non riescono a fare questo grande passo? Allora, Cosa vorresti? io il consiglio che posso dare è di cercare di frequentare il più possibile persone musulmane, perché possono essere molto d'aiuto, possono essere, perché ti incoraggiano, ti danno modo, diciamo, di poterti anche esprimere. E poi ecco, la cosa importante è che bisogna cercare di praticare il più possibile. Praticando il più possibile, facendo le preghiere, andando in moschea se è possibile,
bisogna far crescere, diciamo, la fede, ecco, quello là è un modo, diciamo, Mantenerla costante. sì, perché comunque come si sa la fede sale e scende, non è mai, diciamo, allo stesso livello, quindi bisogna cercarla di mantenerla sempre alta, anche se non è facile, specialmente all'inizio, però e bisogna, ecco, come ripeto, cercare di frequentare il più possibile le persone musulmane. Diciamo come è successo con me, ci sarà quella frase che hai letto che ti ha colpito di più e magari avrai pensato dentro di te, no, questo è troppo, magari questo è il momento giusto per convertirmi. Cioè, qual è stato quella frase, quel capitolo, quel versetto che ti ha colpito di più? Ma guarda, io, cioè, allora, in particolare adesso sinceramente non me lo ricordo, però comunque in generale ci sono stati parecchi, diciamo, versetti che mi hanno colpito molto e mi hanno fatto pensare che secondo me questo non può provenire da un uomo, diciamo. Sono cose che sono scritte molto prima, com'è Anche possibile che... sì, perché, cioè, anche perché diciamo tante cose, specialmente ultimamente ho visto su una pagina, diciamo, che parla di astronomia, che parlavano praticamente della Luna, diciamo, dell'orbita che fa intorno alla Terra, oppure fa un'orbita sua già. Ma questa era già menzionata, diciamo, nel Corano più di 1400 anni Cioè, fa. quello che gli scienziati hanno scoperto Sì. poco prima che nascevamo noi Sì. è stato scritto tantissimi anni Sì, fa, prima, sì. sul Corano. E dici, com'è possibile che ci vogliono dei strumenti, degli studi approfonditi delle persone qualificate? Esattamente, infatti sì, perché all'epoca non avevano proprio i mezzi, diciamo, anche per verificare, diciamo, queste cose scientifiche. Quindi o qualcuno è venuto, diciamo, da un altro pianeta che penso che sia un po' improbabile, anche perché fino adesso non hanno scoperto ancora niente, quindi poi non si sa in futuro, però sopra il Corano è scritto tutto quanto queste cose, tante cose Mashallah. sono scritte. Esattamente la stessa cosa mia che ho pensato io. Ho notato una cosa, noto che c'hai questa bella barba e hai Sì. messo il Sì. nostro cappello islamico. Come mai? Cioè, mashallah, veramente, proprio adesso posso dire che è completo. Barba, cappello. Cioè, No, vabbè, com'è allora, successo? diciamo, cioè, la barba più o meno già la portavo, non così, però Ah. la portavo. Diciamo, questa è stata, diciamo, una cosa, diciamo, in più che, diciamo, anche per identificarmi, diciamo, come musulmano, il cappellino anche, cioè, non lo porto sempre, però di solito lo porto, cioè, lo uso più che altro in moschea. E come ti sei sentita la prima volta che l'hai indossato? Sai, come con le cose nuove, diciamo, all'inizio ci devi fare un po' l'abitudine, diciamo, perché può somigliare a un cappello qualsiasi, diciamo, di là da lontano, poi ovviamente c'ha un suo significato, infatti poi anche ti riconoscono per strada, vedi tanti fratelli che ti salutano anche se non li conosci, diciamo. Vabbè, come a me con l'hijab, la sì, perché è identificazione. un'identificazione, poi lo sanno, diciamo, le persone, e lo sanno magari anche chi magari forse non è simpatico a questa cosa, però a me non stiamo facendo niente di male, quindi anzi. La tua famiglia lo sa della tua conversione? Non proprio, proprio niente ancora, diciamo, perché sto aspettando, perché non vorrei che magari sono problemi che mi faccio io, diciamo, perché poi sicuramente non ci saranno problemi. Siccome all'inizio uno vede tanti pregiudizi riguardo la religione, quello che dicono, non voglio neanche, cioè, diciamo, creare troppi problemi, fare discussioni inutili, diciamo, perché magari uno ovviamente parla sempre con calma, cercando di spiegare le cose, e quindi non penso che ci sarebbero problemi, mi sto aspettando un pochettino, diciamo, ecco, per essere più pronto, diciamo, anche per spiegare meglio, perché se tu vuoi fare conoscere anche la religione devi comunque prima avere una certa conoscenza perché sicuramente ti riempiranno di domande, perché così e per così. Sì. Alla canna le già la mangi tutto da quanto tempo? Sì. Qua, allora, la fortuna da quando vivo a Palermo praticamente è che qua è pieno di macelleria,
perché comunque c'è Centro città. una grossa comunità del Bangladesh, quindi Mashallah. tra moschee, tra macellerie, cose, comunque questo non è un problema, anzi. E l'alcol? Sì, vabbè, ovviamente prima, come la maggior parte delle persone, perché È stato difficile? all'inizio sì, devo dire la verità, sì, all'inizio ma un po' tutto, diciamo, anche il mangiare, diciamo, un po', perché è una questione di abitudine, cioè uno che è nato, diciamo, musulmano, oppure in un paese, diciamo, musulmano, magari non ha mai mangiato, non ha mai bevuto, quindi non sa neanche che cosa ha e gli risulta un po' più facile. Invece noi in Occidente, che siamo, diciamo, non da piccolo, però comunque adolescenza, 20 anni così, bevevi tranquillamente, mangiavi quello che volevi. All'inizio questa è una cosa che risulta un po' difficile, questo è vero, sì. Però piano piano, diciamo, con la fede che cresce tutto quanto, riesci, diciamo, a cambiare. Cioè, però all'inizio sì, almeno per me, poi magari altre persone risulta più semplice, diciamo, questo sì. Magari, come tutte dicono, è più con la donna, perché magari ti cambia proprio il tuo modo di vestire, il hijab. Sì. Cioè, molti dicono che di più è per la donna, che è molto più difficile. Sì, magari su quello sì, perché poi magari tante all'inizio non lo mettono, perché penso che come il discorso come io magari a parlarlo con certe persone, perché non vogliono magari, hanno paura di quello che gli viene detto. Perché ti sei messo questo? Ma adesso che ti ha costretto qualcuno. Quello è vero, la prima cosa che ti dicono è chi te l'ha costretto, tuo marito. Perché, sai qual è il discorso? Perché la maggior parte confondono l'Islam con i costumi culturali, con la cultura di un dato paese. Perché ogni paese ha le sue culture, diciamo, tradizioni. E tanti le mischiano insieme alla religione, ma non c'entra niente. O magari se una persona ha fatto qualcosa di cattivo, pensano che sia tutta la comunità Come? musulmana che sono sì, è che se sono tutti, ma io mi è capitato ultimamente, diciamo, anche di sentire persone, diciamo, poco acculturate, diciamo, dire mo divento musulmano così posso picchiare le donne. Perché sentono dire queste cose. Secondo me, non lo so, è una cosa che mi viene risfuggita a me. Secondo me se in ogni scuola, già da piccolo, ti insegnerebbero questa diversità di religioni e spiegare in linea generale ogni religione, come anche il buddismo, qualsiasi cosa, in modo che comunque sì. portino più rispetto a chi frequenta un'altra religione, quello sarebbe stato molto meglio. Ma siccome in Italia hanno questa di puntare il cristianesimo su ogni scuola, le persone vanno a seguire il cristianesimo e non sanno nulla di quello che è realmente la religione. Sì, ma è così. E quindi non è, ovviamente diventano ignoranti perché non sanno realmente la religione. Esattamente, ma come dici anche te, cioè, secondo me dovrebbero fare il corso di religione, che l'ho fatto pure io, ma di religioni, cioè tutte quante. Poi ognuno poi quando sceglie quella che vuole. Non che tu parti, diciamo, che è cattolicesimo, perché per forza. E tu impari quello e il resto lo vieni a sapere. Il resto magari lo sai come linea generale, come tua cultura, dici ok, io so cos'è l'Islam, io so cos'è il buddismo, però io voglio essere cristiano, per esempio. E già questa è una cosa positiva. Purtroppo qui siamo in una città dove hanno imposto di essere per forza cristiano, secondo me. Cioè proprio ti costringono. Sì, che poi non è, diciamo, anche perché c'è il Vaticano tutto quanto, ma l'Italia comunque Vasto. sì, ma è uno stato laico, non è cattolico proprio, cioè come ci stanno le resi musulmane, diciamo, quindi tu non puoi imporre una religione per forza. Esatto. Cioè, anche se allora quindi alla scuola devi insegnare tutte le religioni, ma però ci deve essere una persona che sa tutte le religioni, non è che soltanto in linea generale, l'importante è linea generale, nulla di no, quello è impossibile, almeno penso che sia un po'. Ci sarà qualcuno, però. Comunque, no, ci sono persone che studiano religioni. Sì, l'ho ma sconosciute, non so se c'è una facoltà, non so, forse, però. Sì, vabbè, no, ci sono, sì, perché uno ti può spiegare, diciamo, anche quelli, diciamo, che fanno i predicatori che spiegano l'Islam, però conoscono anche la Bibbia, quindi per spiegare, diciamo, che ci sono le similitudini, diciamo, con la Bibbia ci sono. Non è una religione diversa è la continuazione della Bibbia.
solo che la Bibbia è stata manomessa e corrotta dalle persone, quindi ci sono delle verità, ma ci sono anche delle cose che non sono vere, perché anche nella Bibbia, nell'Antico Ci sono cose Testamento, simili. è proibito mangiare il maiale. L'ho letto anch'io. Però quello loro non lo guardano, cioè quello non fanno finta di niente, diciamo, però ci sta. Cioè, perché si basano soltanto, diciamo, su quello che conoscono, no? Invece bisogna indagare, bisogna cercare la conoscenza. Cioè, Prima serve. dell'Islam, come vedevi l'Islam prima? Allora, Prima io, che sapevi tutto, che ti allora, io interessavi? fino a una decina di anni fa praticamente ero più o meno ateo, sì, più o meno, diciamo. Poi il primo interesse della religione ce l'ho avuto col buddismo, sul partito. È stato che mi era capitato e ho cominciato, diciamo, a interessarmi di buddismo. Molti cristiani hanno questo passaggio al buddismo, Sì. perché dicono non credo a Dio, quindi... Sì, che poi nel buddismo non è che non credono a Dio, non viene preso in considerazione, diciamo, ecco, perché si basano soltanto si basa sulla persona, interiore. capito? Tu se fai del bene, te, diciamo, dipende da te, non, diciamo, da un creatore. E poi da là, ecco, sono stato per qualche anno, ho frequentato qualche centro buddista, ho letto qualcosa di buddismo, facevo meditazione, comunque sono cose ci stanno delle cose interessanti che sono anche utili, insomma, che non bisogna mai demonizzare, diciamo, nessuna, No. poi ognuno ha la sua strada. E poi, diciamo, come ho detto all'inizio, cioè, anche lavorando con persone, diciamo, musulmane, piano piano ho cominciato a interessarmi di più e vedevo comunque che c'era un senso, diciamo, come religione. Non riesco a vederci, diciamo, delle contraddizioni, sia nel Corano che anche come insegnamenti, o i fatti del profeta, pace e benedizioni su di lui. Quindi ci stanno tutte queste cose che mi hanno fatto, diciamo, avvicinare, che poi vedo che comunque ci sono tante persone che abbracciano, diciamo, l'Islam. Mashallah, è vero, ne ho conosciute tantissimo e la cosa che mi fa più male sono proprio perché molti non riescono appunto a dirlo fuori perché hanno questa paura di quello che dicono gli altri, quindi molti già lo sono convertiti però magari non lo vogliono proprio esporre anche col velo o comunque dirlo alla famiglia perché ho sentito storie veramente molto tristi. Sì, vero. Addirittura non riescono neanche a pregare a casa, cioè proprio mi dispiace veramente tanto. Io prego veramente per tutte le sorelle e fratelli che si trovano in questa situazione, che Allah veramente apri il cuore a tutte le famiglie che accettano la religione, che hanno scelto i propri figli, cugini, nipoti, di dare un po' di libertà. Di scelta alla propria famiglia. L'importante è che si sta bene, che si ama uno con l'altro. Io con questo concludo, ringrazio il nostro fratello che ha risposto alle nostre domande, che sono disponibile all'intervista. Spero di vederci presto, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.